E ribuongiorno. Momento zoom. Eccoli qua. Ecco qua. Che cosa abbiamo qua? Un'altra PlayStation 5. Che cos'ha questa PlayStation 5? Indovinate un po'. Eh? Che cosa abbiamo qui? Il connettore della ventola. Eh? Allora, è stata mandata chiaramente per questo lavoro qui. Hanno già tentato di fare riparazione. Però non ci sono riusciti. Non sono abbastanza esperti quanto me. E allora, onde evitare ulteriori problemi, hanno lo stesso prima tentato di fare le cose, saldature, eccetera, e poi si sono resi conto, no, questa non è una cosa per noi, ok, e l'hanno mandata da una persona che sa il fatto suo, io, per l'appunto. Quindi, senza indugi, apriamo la console e ripariamo anche questo. Vediamo quali sono i danni. Già da qua si riesce a vedere un po', eh. Vediamo. C'è più niente qua. Va bene, vediamo cosa riusciamo a fare, eh. Vediamo cosa riusciamo a fare. Bello non sarà bello. Ho già avvisato il proprietario. Ma sicuramente sarà funzionale. Ok? Bene, ci vediamo quando ho smontato tutto. Madonna, ragazzi, qua proprio veramente col trapano le hanno chiuse le viti. Sto facendo un male alle mani. Non bisogna usare trapani per chiudere le console, è dannoso. Oltre al fatto che le viti non hanno bisogno di essere serrate così forte. In più si va a rischiare di schiacciare la scheda inutilmente. Si rovinano le viti, i filetti delle viti, la testa delle viti e non va bene. E poi bisogna sostituire un bel po' di robe. Quasi finito, manca l'ultima e chiaramente quella, l'ultima che è quella più tosta. Mamma che male le mani. Ok, ce l'abbiamo fatta. Io spero che anche il processore non sia stratirato a morte come le viti sulla scocca, se no siamo punti a capo. Ecco, qua avevano già non sono stati attenti nello sganciare questo cavo. Se ve lo faccio vedere il danno che è stato causato, non è grave, però sapete, non è neanche l'ideale, no? Allora, microscopio, mettiamo a fuoco, andiamo qui, ecco qua. Allora, vedete? C'è questa aletta qua che si era completamente spezzata perché è stato tirato senza abbassare la linguetta, ok? Quindi bisogna abbassare la linguetta, se no viene via questa orecchietta qua, ok? Che è quella che tiene fermo il cavo. Adesso, una volta che hai inserito il cavo, non c'è nulla a tenere fermo questo cavo qua, e quindi per qualsiasi strano movimento, eccetera, il cavetto se ne può anche uscire, sfilare un pochino e creare problemi di connessione. Vedete, di qua c'è, ok? Non è stato rovinato molto, ma di qua non c'è più, è stato strappato, ecco. E il pezzetto intanto se ne stava qua dentro, stava causando problemi. Allora, torniamo sopra il banco, anzi no, già che ci siamo, microscopio, siamo qua, andiamo a vedere il danno che è stato creato, causato qua. Wow. Ok, siamo con questa cosa qua. Come risolviamo qui? Beh, anzitutto dobbiamo ricostruire questa piccola traccia qui, che è quella più difficile adesso. Ok? Ricostruire qui il punto di ancoraggio di qua e di qua.
che bene o male ci si riesce, bisogna andare un po' più in largo, ma ci si riesce, ricostruire questo che è anche facile, e ricostruire il punto centrale della massa, che anche questo è piuttosto facile. Ma dobbiamo andare a mascherare tutta questa cosa qua, perché chiaramente qua hanno grattato via anche cose non necessarie, ok? Questa è una via che porta corrente, come anche questa, e non devono essere collegate a massa. Anche questa, pericoloso che stia così, non va bene. Allora, noi possiamo fare anche il lavoro già da qua, senza dover smontare la scheda, ok? Però io preferisco lo stesso staccare e verificare anche la questione sotto del metallo liquido, della porta HDMI, queste cose qua, insomma, per andare a fare un check completo anche del resto della console sui problemi noti, ok? È possibile che non sia mai stata aperta oltre, perché non vedo segni strani sul processore, anche se comunque era bello strettino. Così vediamo anche la situazione del metallo liquido, che è una di quelle più critiche. Ok, vediamo un po'. Ok, bisogna di staccare l'alimentatore. Ecco fatto. No, sembra fosse ancora tutta bella sigillata e la situazione sul metallo liquido è eccezionale. Ottimo. Ottima conservazione del metallo liquido. La porta HDMI è una di quelle di nuova generazione, quindi con tutto la placca metallica dietro. È una della seconda revisione, possiamo identificarla in questa maniera qua, e è più solida, ok? Quindi soffre meno di problemi dovuti a saldature fatte male in fabbrica, eccetera. Quindi ottimo, buono a sapere anche questo. E poi per il resto nient'altro. Quindi io direi possiamo tranquillissimamente anche fare solo così. Qui c'è il metallo liquido che è a posto, qui lo possiamo eventualmente rispargere un attimino, quello che c'è qui, visto che l'abbiamo toccato e l'abbiamo disturbato. Ecco qua. Qui, anche qui possiamo dare una passatina. Fantastico. E lo possiamo rimettere al suo posto. Molto bene, non serve fare altro. Ora chiudiamo la console e la rimandiamo al proprietario. Bene, basta, finito qua il lavoro. No, assolutissimamente no. Allora, che se no ci porta in tribunale quello. Allora, chiudiamo il processore. E sistemiamo il problemino. Ok, serrato giusto, basta, nient'altro. Rimettiamo qui, così non ci dimentichiamo, siamo a posto. Rimettiamo anche questo, no, questo no, ci può dare fastidio. Ok, allora adesso
Ci mettiamo così, andiamo sotto al microscopio per voi. Io potrei farlo anche senza, ma così ve lo faccio vedere. D'altronde è un video. Ecco qua. Io potrei anche girare il microscopio in modo che così riesco a prendere più superficie da farvi vedere. Ok, molto bene. Allora, andiamo a prendere la nostra mini penna per grattare. Ok. E andiamo a grattare tutte le zone attorno per creare la nuova piazzola di ancoraggio a destra, a sinistra. E basta, in teoria dovrebbe essere sufficiente così. Allora, ecco l'idropropilico ci permette di vedere molto meglio. Allora, voglio un attimino isolare meglio questa parte qui, questa via qui. Se ci riesco. Forse con questo. Ecco, un po' meglio. Piuttosto faccio così. E così sono sicuro che non se ne va a toccare la massa. Ok, così va un po' meglio, eh? Sì, va un po' meglio. Bene. Ottimo, adesso la maschera verde. Copriamo la zona, lasciando fuori solo quello che ci serve, chiaramente. Ok, mi sono dimenticato solo un punto, questo qui, che mi servirà. Bene, ora è il tempo di ultravioletti. Va bene, adesso flussante, prepariamo tutto quanto. E vediamo anche di attaccarci lì su quella piccola minuscola via, in qualche modo, vedremo come fare. Ok, per quella lì direi
Allora, potrei usare dello 0,1, però è lo stesso fino, vorrei qualcosa di un po' più robusto, resistente. Lasciatemi guardare un attimo cosa ho qui in giro. Sì, sì, è una buona dimensione, copre tutto bene. Allora, perdonatemi, mi riposiziono un attimo. Ora vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa. Ah, anzitutto vorrei anche vedere se in modalità diodo quel punto lì mi dà qualche valore. Sì, ok, il segnale è ancora attivo, quindi il chip non è bruciato. Il chip che controlla la ventola, che è il Southbridge. Il Southbridge controlla la ventola, la velocità e tutto il resto. Quindi se c'è qualche problema lì, dopo sono un po' di cavoli amari. Ok, vediamo se riusciamo a saldarci su. Sì, bene. Non è la connessione più solida di questo mondo, ma è comunque una connessione. Allora adesso, per evitare problemi, la tengo con le pinzette e la ripasso. Ottimo. Ora tagliamo il filo. E adesso facciamo il resto. Ecco, terminato, solido come la roccia. Qua la prossima volta che provano a staccarlo in maniera sbagliata si spezza la scheda direttamente qua. Non viene via, non viene via il connettore della scheda. Si strappa la ventola direttamente, si disintegra, si autodistrugge. Ok, gli diamo una pulitina attorno dal flussante. E facciamo anche un test con il multimetro per verificare le connessioni direttamente da dentro il connettore. Quindi prendiamo il nostro multimetro, ok, il rosso, siamo in modalità diodo, quindi il rosso lo mettiamo sulla massa e andiamo a sentire se suona
ok? Se suona vuol dire che è connesso al filo che gli abbiamo fatto. Qui è connesso, qui è connesso, qui è connesso. Bene, verifichiamo i valori adesso. Ok, ve li dico io. Qui mi sembra un po' strano come valore perché abbiamo cominciato da 0,02 e adesso sta salendo, il che è stranissimo, ma va bene così. Questa è chiaramente la massa e qua abbiamo 0,45 che è il segnale in ingresso per la ventola. Ok, in teoria adesso dovrebbe funzionare tutto, no? Andiamo sopra il banco, spostiamo il microscopio e proviamo ad accendere la console. Colleghiamo la striscia dei LED, colleghiamo la corrente e adesso ci colleghiamo anche la ventola. Facciamo così, giusto gli mettiamo una cosa qua sopra senza le viti, non ha importanza adesso, voglio solo verificare il funzionamento. Allora, antennina qui, quest'altra antennina, molto bene. La ventola. Ok, connettore bello in posizione. Attacchiamo la ventola. Vi svito anche questa, facciamo così perché sennò non riuscite a vedere che gira. Ottimo. Adesso non resta che provare. 3, 2, 1. Ma guarda te che bello avere una ventola che funziona, eh? Allora andiamo, perdonate, ho toccato il microfono, avrete sentito un disastro di rumori. Allora, siamo andati sulla luce bianca, adesso vediamo se mi mostra l'immagine. Capture card, eccola qua, vedete? Ecco qua. Perfetto. Console adesso sarà libera di raffreddarsi, eccetera. Però adesso devo andare a verificare un attimo qua questo discorso delle porte frontali, perché non mi piace che non funzionano. E non so se sia un problema dovuto appunto al connettore o se c'è qualcos'altro di strano. Quindi spegniamo la console e andiamo a verificare cosa succede adesso là, perché le nostre porte USB frontali non funzionano. Non ho neanche un cavo USB-C per provare da USB-C a USB-C, ma è già comunque strano che la normale porta USB classica non funziona, non si accende. Come mai? Il cavo qui è completamente inserito, ma non del tutto. Forse? No. Magari è stato danneggiato qua? No. Come potrebbe anche essere che ci sia un problema su questa schedina qui o che ci sia un problema sulla scheda relativo appunto alle porte frontali. Riproviamo. Questa è una cosa imprevista. Di cui non si era a conoscenza, almeno io non ero a conoscenza, magari neanche il proprietario, ed è successo qualcosa mentre stavano cercando di sistemare la scheda. Allora ricolleghiamo. Accendiamo. E andiamo a verificare cosa succede con il nostro controller, se carica, se fa la luce adesso oppure no.
Sì, ha fatto la luce. Ok, aspettate un attimo che ve la faccio vedere. C'era un piccolo problema di connessione, allora, di qualcosa di strano. Allora, se io spengo le luci adesso, così magari riuscite a vedere meglio. Allora, ecco qua, vedete? Adesso funziona. Quindi c'era qualche problema strano. E se io adesso provo a collegare il mio controller, che non è ancora stato accoppiato alla console, andiamo a verificare un attimo. Non vi mostrerò le immagini, ma giusto per conferma. Ok, allora io inserisco il cavo qui. Adesso prendo il mio controller, ok, lo collego e premo il tasto PS. Oh, adesso sì, ci siamo, si è collegato, ottimo. Ed è il mio, lo riconosco perché se io tolgo qui, a parte che comunque vabbè, funziona il wireless eccetera. Allora, vabbè, entriamo nell'account. Voglio spegnere il controller dall'account. Controller, spegni il controller, ok, viene qui. Adesso se io premo dovrebbe mostrare la luce blu per qualche momento per accoppiarsi, ma io so che questo non lo fa, infatti non lo fa, non fa la luce, però adesso è accoppiato. Mentre quest'altro adesso è spento, vedete che non c'è la lucina in mezzo. Se io accendo qui, vedete, fa blu blu e poi si collega, si accoppia e spegne questa. Ok, quindi questo è quello ricondizionato, questo è il mio. E il mio si è appena collegato, perché lo vediamo qui da questa lucina qui. Ok, perfetto. Ottimo. Spegniamo la console di nuovo. Perfetto. Ecco, vedete cosa crea i problemi con le linguette, con le orecchiette di questa cosa qua? Si inserisce il cavo ma non riesce ad infilarsi fino in fondo e torna un po' indietro per effetto del cavo che è tanto grosso, ok? Essendo tanto grosso ha molta resistenza, molta forza anche per tornare indietro, cioè tipo una sottospecie di molla, ok? E vi crea questi problemi qua. Ok, va bene, il lavoro è terminato, io mi riassemblo la console fuori dal video. Noi ci vediamo in un prossimo video, grazie per essere passati. Iscrivetevi, like, commentate, solite cose. Se volete abbonarvi, grazie. Se volete lasciare un commento, grazie. Se volete fare quello che volete, grazie in ogni caso. Va bene, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao.